Rolex Daytona, basta questo titolo per attirare la vostra attenzione, ne sono sicuro. È anche vero che è uno dei cronografi più iconici della storia, certo è che è molto apprezzato anche Zenith il Primero o Omega Speedmaster, ne abbiamo parlato tantissime volte qui sul canale, abbiamo parlato anche di Rolex Daytona, credo meno comunque di Omega Speedmaster che ha una storia affascinante, insomma. Ne parleremo di nuovo in qualche prossimo video, però di Rolex Daytona c'è sicuramente tanto da dire, soprattutto quando da Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari abbiamo avuto la possibilità di confrontarne due iconici e storici. Il più moderno, referenza 116503 in acciaio e oro, così come il più datato 16523 sempre in acciaio e oro ma con movimento Zenith, e li vediamo tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi qui su TOC per parlare oggi di due cronografi iconici così simili da sembrare della stessa epoca. In realtà Rolex ci ha sempre abituati a questo modo di fare, un po' come fanno tante altre aziende, mi viene in mente Porsche con le auto, ma ad esempio la stessa Apple con i telefonini, insomma quella continuità stilistica che rende celebre un determinato prodotto. Questo naturalmente è il caso del Rolex Daytona, quantomeno da quando nella sua versione automatica, quindi con calibro Zenith modificato da Rolex e denominato 4030, ha poi subito piccole modifiche nel corso del tempo che oggi lo rendono molto simile a ciò che è stato il primo cronografo automatico di Rolex, ma anche completamente diverso, perché naturalmente cambia la qualità, cambiano determinati tratti stilistici, cambia il suo calibro all'interno, perché dal Rolex 4030 di derivazione Zenith, sebbene poi avesse subito più di 200 modifiche, oggi siamo davanti al diverso Rolex cronografo calibro 4130 che ha delle configurazioni, insomma delle soluzioni tecniche completamente differenti. Anche se questo video non vuole essere molto tecnico, non vuole essere specifico, in realtà ne abbiamo già parlato in un precedente video, vi metto nella descrizione di questo video tutti i link a quelli più interessanti che abbiamo pubblicato qui su TOC nel corso dei mesi. In questo video invece voglio paragonare due referenze molto simili ma agli antipodi tra di loro. Si tratta infatti di due bellissimi Daytona acciaio e oro quadrante nero, uno però del 1997, quello Zenith referenza 16523, e uno invece del 2022, classico cronografo 4130 di Rolex, referenza 116503. Come potete vedere, due cronografi molto simili, davvero abbastanza difficile da distinguerli tra di loro, eppure la referenza più moderna, la 116503, dimostra effettivamente di aver subito nel corso del tempo tante piccole modifiche che oggi lo rendono sicuramente diverso e più moderno, per alcuni forse anche meno bello di quello che era il più concreto, forse il più sportivo nonostante loro 16523 del 1997. Questo perché naturalmente, come potete vedere, cambiano diverse cose. Cambia la cassa, che perde la sua classica spigolosità in favore invece di una cassa più armoniosa, ma anche una cassa completamente lucida, a differenza invece di quello che era il Daytona Zenith con le anse satinate a 45 gradi, come erano tantissimi orologi anche semi eleganti dell'epoca, come per esempio i Datejust, dove anch'essi oggi hanno una cassa totalmente lucida. Cambia anche la chiusura naturalmente di questo orologio, che perde un po' quelle forme più spigolose in favore invece di forme più lineari, più pulite, più moderne, più minimal, se così vogliamo dire. E forse una delle caratteristiche più importanti, una delle differenze più importanti di questi orologi è la ghiera, che perde le classiche incisioni con il classico font di Rolex per avere questo font molto più moderno, forse anche molto più racing, ma anche più sportivo, più imponente, più vistoso da un punto di vista dell'impatto visivo. Un font che personalmente preferisco, però là naturalmente si tratta di gusti, quindi ad ognuno il suo.
Ciò che cambia per esempio è anche il peso, perché questo 116503 moderno ha un bracciale a maglie piene, dove sono piene anche le maglie centrali che sono in oro massiccio, a differenza invece del Daytona Zenith dove le maglie sono sì in oro massiccio ma sono vuote al loro interno, e il peso anche al polso effettivamente è molto differente e si fa molto sentire. Il nuovo Rolex Daytona è un gioiello al polso, sia a causa della sua lucentezza sia a causa del peso percepito al polso. Altra iconica differenza, questa volta a mio avviso a vantaggio del Rolex Daytona Zenith, è il quadrante. Non tanto il quadrante, la sua forma, il suo colore, anche se ci sono dei tratti stilistici che preferisco comunque nel Rolex Daytona Zenith, come gli indici più sottili, più discreti rispetto a questi invece più appariscenti del Daytona moderno, ma soprattutto è il calibro che fa cambiare la disposizione del quadrante e dei suoi subcontatori, e infatti il Rolex Daytona deriva appunto da movimento El Primero Zenith, che Rolex ha modificato e ha chiamato 4030, ma che aveva una caratteristica peculiare, ovvero quello dell'allineamento dei subcontatori ad ore 3 e ad ore 9 con il centro delle sfere, il centro dell'orologio, regalando al Daytona un'armonia, una proporzione al quadrante assolutamente perfetta e secondo me difficilmente replicabile. Questo Daytona moderno invece calibro 4130 non abbiamo mai capito perché ha i subcontatori a ore 3 e a ore 9 invece disassati e disallineati rispetto al centro del quadrante e al centro delle sfere, che lo rende sicuramente iconico. Forse per i meno esperti è anche abbastanza difficile da notare un particolare meno importante rispetto al resto, ma che lo rende sicuramente diverso. Ecco, a mio avviso è iconico allo stesso modo, ma le proporzioni e l'armonia raggiunte da quel quadrante, dal Rolex Daytona Zenith, io credo che oggi sia assolutamente ineguagliabile, sicuramente ineguagliabile dai Rolex Daytona moderni. E poi all'interno del quadrante cambiano anche i tratti dei subcontatori, dove nel Daytona Zenith sono riempiti al loro interno e tra l'altro con l'età iniziano anche a virare verso altri colori, mentre in questo Daytona moderno potete vedere sono contornati soltanto di oro. Sicuramente un'ottima soluzione, bellissima, che peraltro sotto la luce del sole sembra aver virato così come sono virati appunto i contatori del Rolex Daytona Zenith, però si tratta di un quadrante eterno, perché dubito che possa cambiare con il tempo, anche perché Rolex ha sempre cercato la perfezione man mano che passavano gli anni, fino per esempio ad arrivare a dichiarare che i suoi orologi rimarranno sempre belli come il primo giorno, per esempio con le ghiere ceramica, dimenticando però che moltissimo del collezionismo e degli appassionati invece punta proprio a quei particolari viraggi che si ottengono usando gli orologi nel corso dei decenni e che poi rendono questi oggetti unici nel loro genere e spesso destinati alle aste più belle e più importanti. Insomma, perché questo confronto tra Rolex Daytona 116503 e Rolex Daytona Zenith 16523? Ma in realtà volevo farvi vedere un po' quelle che sono le differenze estetiche e anche parlare assieme a voi della filosofia di Rolex di mantenere iconico un proprio oggetto, che sia un Rolex Daytona ma anche che sia un Rolex Submariner. È vero, Rolex pian piano modernizza a piccoli passi le proprie referenze, cercando di non richiamare mai il proprio passato, cosa che invece abbiamo visto normalmente accade con Tudor, almeno con la nuova Tudor, che da poco tempo ripropone il proprio passato ma anche il passato di Rolex, e sono delle scelte curiose che alcune volte allontanano i collezionisti, altre volte invece riescono a regalare al mondo degli appassionati delle novità degne assolutamente di questo nome. Ecco, io vorrei parlare con voi proprio di questo, e quindi dopo aver visto le differenze tra un Rolex d'epoca, chiamiamolo così, un neo vintage, e un Rolex moderno, capire insieme a voi in che direzione Rolex deve andare. Ne parliamo assieme come sempre nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata. Questo è TOC, questa è la nostra stanza degli orologi. Ciao!